Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Affamate? Affamate. E ho letto diversi vostri commenti come si chiama? Sul video che ho pubblicato, quello di quando ho avuto proprio il messaggio canalizzato dai maestri, no? Della porta di vetro e la riprogrammazione del DNA. E quindi ho visto che state avendo tanta fame e fame di vita. E vi volevo dare un suggerimento rispetto a questo. Due sono le cose: gentilezza e darvi ciò che sentite. Siate gentili con voi stesse, non abbiate limiti, nel senso, se il vostro corpo chiama qualcosa, concedetevelo, va bene? Concedetevelo, perché il passaggio dimensionale comporta degli squilibri psicofisici, come stiamo notando. È necessario essere gentili e darsi ciò che si vuole, va bene? Gentilezza, gentilezza, gentilezza e gentilezza col proprio corpo, col proprio essere e darsi ciò che il vostro cuore desidera. A me sta capitando il contrario invece. Io proprio se mi devo ricordare di mangiare, cioè proprio è un'ascensione di questo tipo la mia. Quindi sto mangiando molti centrifugati, verdure crude, alcune proteine, il pesce di quanto in quanto, cioè seguo il mio corpo, non ho nessun tipo di limite ad ascoltare il mio corpo. Andate sempre per il vostro corpo, va bene? Andate, il vostro corpo è il tempio della vostra anima, il vostro corpo sa, non c'è nessun maestro meglio di voi, meglio del vostro corpo, del vostro intuito legato al vostro corpo, va bene? Quindi non c'è una cosa sbagliata, una cosa giusta, voi siete i maestri, ognuno di voi è Dio che fa esperienza di se stesso e l'esperienza di uno cambia rispetto all'esperienza di un altro. Come vedete, per esempio, in questo caso, no? Molti di voi hanno fame, io no. Totalmente l'opposto. Molti di voi si spingono a mangiare alcuni alimenti che necessitano proprio le necessità e va bene. Infatti ho messo gelato e ciambella oggi come variante. Gelato e ciambella. Qua stiamo a scardinare tante ideologie false, tante. L'unica vera ideologia è che ognuna di voi deve portare il proprio esempio. Cioè ognuna di voi deve, qui in questa incarnazione, lavorare affinché si crei una propria verità. Siete Dio che fa esperienza di se stesso in modo individuale e quindi ogni percorso è diverso da un altro ed è giusto che sia così. Va bene? Non c'è un percorso uguale all'altro. C'è un percorso in cui Dio che fa esperienza attraverso di te vuole sperimentare una determinata linea, che poi si può avvicinare alla linea di qualcun altro, ma essere comunque unica e inequivocabile. Va bene? Ok. Quindi vi suggerisco tanta aria aperta, anche se non c'è il sole, non fa niente perché il sole, i raggi, anche se ci sono le nuvole, ci sono lo stesso. Tanta aria aperta, tanto sole, tanti raggi infrarossi, come ci insegna il nostro Fabio Marchesi. E concedetevi quello che volete. Quando vi dico amatevi, significa concedetevi di essere qualsiasi cosa il vostro intuito chiama essere in quel momento. Vuole essere in quel momento. Quindi non giudizio, quel caspita di giudizio, ma discernimento. Vedete quante volte punto l'attenzione tra giudizio e discernimento, no? Il giudizio è questo è cattivo, questo è buono in modo assoluto, no. Questo va bene per me in questo momento, questo non va più bene per me in questo momento. Magari domani quella stessa cosa che adesso non va bene per me mi andrà di nuovo bene. Non giudicatevi. State cambiando frequenze, state sperimentandovi in questa nuova frequenza. Va bene? Ok. Quindi, detto questo, andiamo a fare le previsioni energetiche settimanali dal 19 al 25 febbraio. Abbiamo questa luna piena il 24 in Vergine,
che è una luna piena che detta praticità, cura, dedizione, ascoltarsi in ogni dettaglio. Questa luna piena in Vergine dà la certezza di qualcosa, un ancoraggio, l'ancoraggio. E dà anche ottimi propositi, va bene? Dandoci quell'ancoraggio, il radicamento, molto a che fare col primo chakra, io credo, questa luna piena. Questo è ciò che sento. Con il radicamento. Radicarsi in qualcosa e sperimentarsi nelle varie aree della propria vita secondo come il tuo intuito ti chiama. Quindi è molto questa luna piena dedicarsi al quotidiano, cura del quotidiano, quindi qui ed ora, ha molto a che fare con il radicamento col qui ed ora questa luna piena e quindi ci porta l'attenzione su questo, ok? Quindi anche cura, ho bisogno di questo, sento bisogno di questo, ok, me lo vado a prendere. Voglio mangiare questo, ok, mangio questo. Non vi giudicate, va bene? Discernimento. E poi dire, va bene così, e va bene. Siate gentili con voi stesse. Non riuscite oggi a fare una cosa che vi eravate prefisse? E va bene, qual è il problema? La farò domani. O quando lo sento. Gentilezza. Gentilezza. Va bene? Allora, detto questo, partiamo. Le potete scegliere le varianti anche tutte e tre, come fate tantissime di voi, oppure se ve ne attira solo una o solo due, sentetevi prima quella che vi attira di più, quella che vi attira di meno. Vabbè, lasciatevi guidare sempre dalla vostra intuizione, dalla vostra maestria. Abbiamo oggi un bel gelatone, un fiocchetto viola e la giambellona. Allora, lasciatevi ispirare. Ah, vi ricordo che gli oracoli e gli oracoli nuovi che sto utilizzando, ve li sto mettendo sotto all'info box in descrizione, va bene? Sia le carte metaforiche associative, gli oracoli del domani, i miei tarocchi oracoli lui-lei sotto all'info box per chi desidera. Siccome lo state scrivendo, io mi devo ricordare di dirlo ogni volta. Non posso metterli tutti gli oracoli tarocchi che utilizzo sotto, altrimenti le informazioni riguardanti il canale e riguardanti anche me non entrano, e quindi ogni volta che sto utilizzando quelli nuovi mi state mandando email e chiedendo rispetto a dove potete acquistarli, mi sto ricordando di dirlo, ok? Sì, devo dire pure questa cosa. Rispetto alle consulenze, perché sto ricevendo centinaia di mail per consulenze, ragazzi, io ne faccio, ribadisco, una, due ogni tanto. Quindi rispondo ogni tanto alle vostre mail quando ho tempo ed energia. Va bene? Quando ho energia significa che ho anche tempo e viceversa. Quindi ogni tanto rispondo alle vostre mail, facciamo una consulenza ogni tanto perché generalmente non ne faccio più. D'accordo? Perché il mio obiettivo è quello di portare il messaggio a un collettivo sempre più ampio. E sono felicissima che le ragazze nuove stiano trovando dei riscontri strapositivi a tutti i podcast. Sto vedendo che state studiando e questo mi inorgoglisce. Continuate in questo modo, ragazze mie, perché come state vedendo le situazioni si sbloccano quando iniziate a conoscere. Come diceva Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, la via del cuore passa per la testa. Quando tu capisci, il cuore si apre, c'è una maggiore comprensione e la realtà esterna cambia, proprio perché la realtà esterna è il prodotto della tua interiorità. E se tu internamente capisci, la realtà fuori si fa comprensibile di ciò che sei all'interno. Specchio di ciò che sei all'interno. Ok, ragazzi miei, adesso partiamo subito con il gelatone. Ok, andiamo a vedere. Allora, mettiamoci il nostro gelatone qui. Ok. Allora, e partiamo, vediamo questa settimana. Vediamo questa settimana come ci orientano i maestri. Vediamo cosa ci dicono. Utilizziamo qui anche le carte, gli oracoli del domani. Vediamo un po' energia chiave di questa settimana. Energia chiave di questa settimana. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante del gelato. Vediamo. Il mare ragazze mie, il mare mi dà proprio il senso dell'infinito. Qua dice partenza, ritorno, capacità deduttiva delle situazioni.
E il mare mi sta parlando di cose per cui tu stai riflettendoci su in questo momento. Mi sta parlando che in questa settimana sarà una settimana all'insegna di un'introspezione maggiore e soprattutto di notizie che stanno per arrivarti. Dal mare arrivano, no? Il mare porta a galla anche delle, come dire, delle cose subconsce e le manda a riva. Cose rimaste sul fondo arrivano a riva. Mi viene in mente messaggi in una bottiglia, no? I messaggi quando quelli che arrivano dal mare. Ok, il mare mi parla sia in questo senso di messaggi che possono arrivare, che ti portano a riflettere ancora di più su una situazione o più situazioni. Qua mi dice alcuni di voi possono partire o possono rientrare, oppure ci può essere a livello sentimentale un nuovo inizio di un ritorno. Poi andiamo a vedere come si orientano i tarocchi, però la carta del mare mi parla di un momento di introspezione in cui tu dedurrai delle conclusioni importanti perché qualcosa dal fondo emerge e arriva. Ok? Andiamo a vedere un po' di cosa ci parlano, ancora ci mettiamo degli altri oracoli. Vediamo i nostri oracoli della magia. Prima variante del gelato. Bellissima, questa è una mia carta preferita. Mural, sii la tua propria priorità. Questa è una carta che mi parla del fatto che qua c'è una donna che disegna su un muro un castello, il prato, una donna che si esprime con la propria creatività. Mi parla di un momento di forte creatività in questa settimana dove tu, laddove c'è un muro bianco, tu disegnerai qualcosa, un tuo sogno. Ok? È come se ci fosse una sorta di essere spronato a dare forza ai tuoi sogni più intimi e quindi spronato sia dall'interno che dall'esterno, cioè dall'interno tu grazie a questa capacità deduttiva, questo mare che ti porta a galla qualcosa in subconscio, tu avrai la capacità di esprimerti in modo creativo. Ti vedo è un'energia autonoma questa, molto individualista, molto sto bene con me stessa o con me stesso e esprimo al meglio chi sono. Ok? Esprimo al meglio chi sono. Andiamo a vedere da cosa altro è contrassegnata questa carta, cioè questa energia. Ci mettiamo questi altri oracoli. Scusate, qua ho 2 miliardi di tarocchi, dai. Vediamo un po' ancora l'energia di questa settimana. Cos'altro ci dice l'oracolo dello sciamano, il sogno dello sciamano? La ladra di sogni, rifiuto della vocazione. Ragazze mie, qua, come ti ho detto qua, riemerge una tua espressione artistica o riemerge il tuo senso dell'essere, del tuo credere in te stessa rispetto a una situazione laddove c'è stata la parte tua egoica che voleva tirarti indietro. Tu dedurrai in questa settimana capacità deduttiva delle situazioni che il tuo ego ti voleva fermare o ci possono essere delle circostanze in questa settimana che si verificano dove c'è il tuo ego che ti tira un po' indietro, ma tu risali in modo totale a livello proprio creativo, ti senti bene in te stessa facendo degli atti o qualcosa di propositivo, ok? Di propositivo. Ok, andiamo a vedere un po' di cosa ci parlano. Mettiamoci un po' i tarocchi. Questa settimana la cosa è contraddistinta questa energia, cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Vediamo. 7 di bastoni, ok? Perché ci possono essere degli ostacoli su qualcosa. La temperanza e l'imperatore. Io qua vedo che parlerete con qualcuno, che può essere un vostro capo, può essere una persona con cui c'erano degli ostacoli, parlerete con qualcuno per risolvere una situazione un po' difficile.
e vedo che si rimette un ordine con la temperanza, comunicazioni, comunicazioni, può essere di qualsiasi natura la situazione, amorosa, lavorativa. Vediamo un po' ancora. Una persona che conoscete molto bene, può essere una persona del vostro passato, 6 di coppe, e il mondo che può stare fuori e con cui vedo iniziare una nuova tappa. Sì. Allora, mi sta dicendo che qua c'è una situazione che ti inorgoglirà in questa settimana, ha a che fare con una persona, un imperatore, può essere sia uomo che donna. Questa è una persona che tu conosci molto bene, con cui c'erano degli ostacoli, ci sono stati degli ostacoli, può essere una persona del tuo passato, perché qua abbiamo visto anche il ritorno, no? E il mondo mi parla di una nuova tappa tra te e questa persona. Sì, c'è la forza, energia di recupero. Cosa porta il mondo? Il mondo porta un 10 di denari. Il mondo porta una totalità, porta un nuovo inizio. Cavalieri spade qua. Qua ci sono delle comunicazioni che hanno a che fare con una situazione che era ostacolata, va bene, in questa settimana, affinché si apra una nuova tappa. Questa è una persona che i 10 denari mi parla di stabilità, di famiglia o di una persona che vuole rimettere l'ordine, che ha rifiutato in passato quest'ordine e quindi tu avrai chiarezza di una situazione. D'accordo? Vediamo al positivo cosa abbiamo. Positivo 10 di coppe, io qua vedo famiglia, vedo allegria, vedo felicità. Felicità può anche essere per alcuni di voi che stavano aspettando un prestito, qualcosa rispetto a una casa, avete chiesto nel passato, avete chiesto qualcosa nel passato dove c'erano delle difficoltà, ti viene data questa possibilità, ok? Quindi anche nel lavoro, ciò che riguarda il denaro, casa, famiglia, ci sono delle agevolazioni in tal senso. Vediamo la carta negativa qual è? 9 di coppe. Probabilmente in questa settimana c'è un miglioramento, ma non del tutto come lo vorresti tu ancora. C'è un miglioramento, oppure qua io vedo una persona laddove non si voleva impegnare in qualcosa, perché magari stava in una zona di comfort, con cui c'erano ostacoli, la persona con cui già avevate discusso nel passato c'erano degli ostacoli. In questa settimana ci sarà un miglioramento con questa persona, che va verso il 10 di coppe, laddove c'era un'energia un po' di zona di comfort, ok? Adesso, siccome mi hanno parlato in linea generale, andiamo a vedere nell'amore cosa accade. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa accade in questa settimana tenendo a mente le carte generali che sono uscite. Ok, vediamo un po' cosa accade nell'amore in questa settimana. Energia di partenza, carta di partenza, sia per chi ha una persona in mente, sia per chi non ci sia ancora nessuno. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della variante del gelato, prima, vediamo un po', energia di partenza, amore. Vedi? Persona del passato, 6 di coppe. Qua c'è una riconnessione d'amore con qualcuno, una persona che tu conosci molto bene, per un gruppo sostenuto proprio di voi, una persona che conoscete molto bene o una persona del vostro passato. Ricordiamo qua c'è ritorno. E quindi c'è, per chi non è così, il 6 di coppe mi parla del vostro cuore che torna a gioire in questa settimana a livello amoroso. Qua c'è un re di bastoni con qualcuno, una persona qua che fa un'azione nei tuoi confronti per ristabilire una connessione o fa qualcosa proprio. Porta il segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna Venere in Ariete. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parla questa energia. Prima variante, amore. Cosa accade nell'amore, le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante? Cosa accade nell'amore? Sei di denari, 10 di bastoni. Qua c'è una situazione di pesantezza, forse per motivi lavorativi, o c'è una situazione di pesantezza perché non c'è intendimento con qualcuno, non c'è intesa con qualcuno, o l'intesa è difficile intendersi con qualcuno, è stato difficile venirsi incontro. Vediamo un po' di cosa ci parla, l'energia attuale, energia positiva,
energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 10 di bastoni, la regina di bastoni, il papa, l'asso di coppe, la stella. Io qua vedo che c'è stata un'opportunità d'amore bellissima con qualcuno. Qualcosa, però tu sei stanca di lottare. Qua c'è un'opportunità d'amore importantissima con qualcuno, già nel recente passato, eh. Però c'è pesantezza rispetto a questo, ok? Forte energia dell'Ariete, Leone, Sagittario, Toro e Acquario. Vediamo un po' che ci dicono. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua abbiamo il mago. Qua vedo che ti parla qualcuno, molti di voi hanno già ristabilito la connessione con qualcuno. Qualcuno, c'è proprio il mago. C'è opportunità, comunicazioni, il mago è colui che vuole manifestare tutto e non si frappone niente tra lui e il mago, no? Molti di voi stanno già connettendo con questa persona, il vostro cuore si è risvegliato, forte energia del gemelli. Vediamo al positivo, il diavolo, ah, sì o sì. Questa è una persona che vuole ottenere assolutamente con te un nuovo inizio, un inizio, forte il segno del Capricorno. È una persona che ha anche una dipendenza emozionale nei tuoi confronti, se è una persona del passato, eh? Mm. Cioè, comunque c'è molta attrazione, se è una persona nuova c'è moltissima attrazione. Vediamo il lato negativo, il mondo. Forse una distanza che c'è tra di voi o c'era tra di voi una distanza. Vediamo un po' che è successo nel passato, poi vi dico via dicendo. Passato, 9 di spade, re di bastoni. Eravate preoccupate rispetto a questa persona qui. Re di bastoni di nuovo. Eravate preoccupate rispetto... Re di bastoni l'avevamo anche qui, vi ricordate? Eccolo. Qua c'è una persona che vuole riconnettervi con voi. Riconnettersi con voi o che è preoccupata per qualcosa, per un cambio che non ha fatto fino a questo momento, vuole, o è a distanza e vuole assolutamente realizzare un'opportunità con te, cioè proprio c'è molta ambizione in questo. Vediamo che succede qua. Il 3 di coppe, la luna, il giudizio, wow. Qua c'è un ritorno, eh. Allora, per alcuni di voi c'è un ritorno, giudizio, qua sì, avrete notizia di questa persona. Questa cosa vi può angosciare un po', la luna, cioè comunque un po' che avete dei dubbi, dice, mo che faccio? Allora, per molti di voi, qua c'è una persona, allora partiamo dalle ragazze e ragazzi che hanno già questa persona con cui ci sono delle preoccupazioni, già nel passato, una persona che vi ha dato preoccupazioni. E qua si riaggancia la connessione, questa persona vuole assolutamente con te un incontro. La luna mi parla di un po' di dubbi che tu puoi avere e il giudizio mi parla del fatto che c'è proprio una rinascita che voi non ve l'aspettate, magari questa situazione si era chiusa già da un po' di tempo. Vediamo che c'è dopo il giudizio. La giustizia, wow, questa volta questa persona vuole fare le cose bene con te. Assolutamente. Molti di voi stanno già vivendo questa situazione, qua vi vedo che celebrate, avete un po', covate un po' di paure dentro, però vedo che poi alla fine vi lasciate andare perché vedrete questa persona che fa azioni proprio di un certo spessore nei vostri confronti. Di nuovo forte il segno dell'Acquario e della Bilancia. Se invece non è una persona del vostro passato che conoscete già, io vedo che iniziate con questa persona, una persona nuova assolutamente. Avete un po' di vostre titubanze rispetto a questa persona, però alla fine vi lasciate andare. Sì, la decisione giusta è lasciarvi andare. Qua c'è un inizio di una storia d'amore, molta passione. Per molti di voi l'avete già conosciuta però questa persona, può essere anche una persona recente, eh? Sì, che c'è molta passione, nuove opportunità. Ok, andiamo a chiarirci con i mini tarocchi. Vediamo un po' cosa ci racconta il mago. Cosa ci racconta il mago?
Re di spade. Sì, qua c'è una persona che sì o sì vuole lottare per voi, per avere un'opportunità con te. Sì, vuole comunicare, vuole parlarti. Il diavolo è positivo. Il 9 di denari. Sai che ti dico col 9 di denari? Allora, può essere una persona che è tornata single e vuole assolutamente vederti e stare con te. Questa è una persona, a te ti inorgoglirà questa cosa, ti inorgoglierà questa cosa. Se è una persona a cui dai un'altra possibilità, io ti vedo questa volta, nonostante un po' di tue paure, essere più egoista nel senso più bello del termine, cioè ti conviene questa cosa, ok? Cioè ti fa bene questa cosa, allora sì, lo faccio. Sì, do un'altra opportunità. Se conviene a te, sì. Però vedo che verrai molto apprezzata da questa persona. Verrai apprezzata nella totalità da parte di questa persona. Se è una persona nuova, verrai apprezzata nella totalità proprio. Ma anche se è una persona che già conosci, verrai apprezzata proprio nella totalità. Vediamo questa. Per esempio, se è una persona nuova, io vedo che per le ragazze single ci sono più opzioni col 3 di coppe. Può esserci un po' di paure rispetto proprio a lasciarsi andare, però vedo che tu sceglierai quello che conviene a te. Mm? In spagnolo si dice nel mejor sentito della parola, cioè nel senso migliore del termine, ok? Per il tuo benessere, ok. Vediamo questo mondo al blocco. L'asso di denari. È possibile che ci siano un po' di blocchi inerenti a questioni lavorative per distanza. Mm? Cioè, o sono stati questi blocchi? Sì. Oppure, ragazze, se una persona, se voi avevate in mente un'altra persona, o state già forse con un'altra persona. Questa è una persona che non si arrende assolutamente, vuole comunque parlarti. Ok, vediamo il re di bastoni e il 9 di spade. La ruota. O un destino riguardante la lontananza o la distanza vi preoccupa tra te e questa persona? O è possibile di punto in bianco arriva questa persona e tu ti trovi un po' spaesata? Vediamo questo 3 di coppe. 10 denari. Questa persona guarda che vuole assolutamente rimediare o vuole tutto con te col 10 denari, eh? Vediamo la luna. La regina di denari. Tu non ti fidi molto di questa persona. Non ti fidi molto di questa. Hai i tuoi dubbi, non sai se poterti fidare, mi fido, non mi fido. Mi fido, non mi fido, perché vuole tutto con te, arriva sparato, questa persona vuole ottenere tutto, c'è apprezzamento, c'è bellezza, vuole tutto e tu stai un po', magari non ti fidi totalmente, hai i tuoi dubbi, diciamo, rimangono dubbi interni. Vediamo il giudizio. Paggio di coppe, vedi? Guarda, questa persona vuole tutto. Qua c'è il 5 di coppe, è possibile che ti chieda anche scusa. Io vedo anche più persone per alcune di voi, però, e magari state già con un'altra persona e arriva questa persona nuova, o comunque o questa persona che già conoscete. E a voi vi vedo che sceglierete, farete ciò che a voi fa comodo, nel senso migliore del termine. Vediamo la giustizia. 7 di denari. Alcuni di voi fanno attendere questa persona, qua c'è il re di denari, per vedere se si possono fidare. Fammi mettere, che c'è dopo la giustizia? La papessa, vedi? Allora, qua tu hai i tuoi dubbi, rimangono dubbi tuoi interni, tu farai quello che fa bene a te in questi giorni, sia stare con una persona, poi magari incontrarti, bere un caffè con un'altra persona, cioè farai, però qua ci sono per le singole più opportunità. Nonostante tu possa avere un po' di dubbi tuoi interni, che cosa fai? Attendi prima di dare delle risposte definitive, per le singole soprattutto. Vediamo questa papessa. Cavaliere di spade.
Diciamo che qua arrivano comunicazioni da parte di qualcuno che non si è comportato bene tra di spade per molte di voi, che vuole tutto in questo modo, in questo momento, adesso vuole tutto, vuole ottenere tutto, tu ti prendi i tuoi tempi, non è né un sì né un no, tu ti prendi i tuoi tempi, eh? Mm. Ricevi notizie da questa persona che vuole tutto, voglio fare tutto, ok? Mm. Sia che è una persona nuova sia una persona che già conosci. Se state già insieme a un'altra persona e voi questa persona qua arriva ed è il vostro passato, e qua voi vi prendete i vostri tempi per dire sì o no. Vi prendete i vostri tempi. Ok. Bella settimanella, ragazzi. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta. Qua abbiamo il segno del pesce anche, Capricorno, Vergine. Vediamo un po' l'ultima carta. Sì, 3 di spade. Qua c'è una persona che vuole rimediare a un dolore che ti ha fatto. È una persona che conosci bene, oppure se è una persona nuova, io qua vedo che ti prendi i tuoi tempi, ti lasci corteggiare, ti prendi i tuoi tempi per vedere un po' di sanare la, diciamo, la tua mancanza di fiducia interna. Vedi, c'è l'opportunità, tu ti prendi i tuoi tempi, sì, di un incontro, ok? Bella settimanella, ragazze mie, questa. Vediamo un po' di carica di novità. Vediamo un po' cosa dice l'oracolo del cuore, le carte del cuore. Può essere un uomo bruno o una donna bruna. Moro. Uomo bruno, donna bruna, queste sono informazioni aggiuntive. Ancora. Momento presente, chakra della radice. Vedete, ho parlato del primo chakra rispetto alla luna piena nell'intro. Momento presente, qua mi dice che tu sarai centrata prima di dare una risposta, ok? Ti centrerai in te stessa, farai ciò che va bene a te, ma mantieni la calma rispetto a a degli incentivi emozionali che possono arrivarti rispetto a questa persona che ti ho descritto, ok? Prima di prendere una decisione la prendi con calma, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Arriva un cambio d'amoroso, eh? Vediamo ancora cosa ti dirà. Quanto vorrei le tue gambe ora. Te l'ho detto che vuole tutto questa persona, eh? Un'altra. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. Qua c'è una persona che vuole connettere con te o riconnettere con te perché in te vede l'ideale. Va bene? Quindi ragazze mie, lasciatevi guidare dalla vostra intuizione, le carte ci servono a vedere qual è il potenziale karmico e dharmico affinché noi possiamo andare incontro a quello che è il nostro massimo bene, ok? Detto questo, io concludo qui, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto viola, lo mettiamo qua e andiamo a vedere, iniziamo con gli oracoli, le carte del domani. Vi ricordo che le carte nuove che sto utilizzando le sto mettendo tutte sotto all'info box, ok? Comprese queste, i miei oracoli lui lei, sempre sotto all'info box dove acquistarli, ok, se lo desiderate. Andiamo a vedere quindi questa settimana dal 19 al 25 febbraio con questa luna piena in Vergine del 24, quindi qual è l'energia di questa settimana? A cosa si rifà l'energia di questa settimana? Come implementare al meglio il nostro successo quotidiano a partire dalle energie che abbiamo. Allora, vediamo. L'occhio del giorno, prudenza e riflessione. Questa carta ha a che fare con il vedere bene le cose. Questa carta ha a che fare con il vedere bene le cose, prudenza, riflessione, mi parla che rifletterete bene su una questione che si farà chiara in questa settimana. E una questione non chiara si farà chiara in questa settimana, rifletterete su una questione che si farà chiara, ok? Può trattarsi di varie cose. Andiamo a vedere da cosa è accompagnata questa energia. Ci mettiamo le carte della magia, gli oracoli della magia. Cosa ci dicono? Fiocchetto viola, gli oracoli della magia. Reina del male, ti meriti zucchero e non sale.
Allora, questa carta mi sta dicendo che ti meriti molto di più di quello che hai creduto di meritare fino a questo momento e avrai gli occhi aperti su questa situazione. Quindi mi può parlare di varie circostanze della tua vita dove tu ti senti di meritare molto di più di quello che puoi aver avuto o che ti può succedere in questa settimana affinché tu dici io sono il padrone indiscusso della mia realtà, io creo la realtà nel migliore dei modi. Io creo una realtà magnifica, ok? Quindi credenze positive rispetto alle credenze limitanti dell'ego che ti ha fatto manifestare una realtà di penuria. Ok. Quindi qua mi stanno dicendo che in questa settimana avrai chiare delle situazioni dove tu scegli di più. Io voglio di più perché io sono più di quello che il mio ego mi ha fatto vedere fino a questo momento. Ok, andiamo a vedere ancora da cosa è accompagnata questa energia. Perché qua ci possono essere per come si interpretano anche le carte rispetto, no, alla realtà 3D. Qua ci possono essere delle persone di cui tu non te ne fai, cioè non servono più alla tua evoluzione. Devo parlare di amicizie, circostanze che ci trasciniamo, anche amorose, perché no? Quindi tu stai valutando di rivalutare una situazione che fino a questo momento ti ha dato solo negatività. Ecco. Andiamo a vedere ancora la cosa accompagnata, questa energia. Rammendare il velo perdono. Questa carta ha a che fare con un perdono che ti viene chiesto a te stessa in prima persona affinché tu comprendessi le dinamiche, come funzionano le leggi spirituali, la realtà esterna, quella la realtà interna, ok? E quindi tu ti perdonassi affinché tu non avevi capito chi sei, cioè Dio che ti incarna. E poi qua ci possono essere delle persone che ti chiedono perdono e tu con prudenza valuti la cosa, perché ti meriti molto di più, molti di voi hanno già fatto il lavoro che sono delle persone integre, delle persone autonome, delle persone di spessore, come il Dio che ti incarna, e di conseguenza, essendo consapevoli di questo, all'esterno cosa succede? Persone che ti chiedono anche il perdono, ok? Questa è l'energia di questa settimana. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito, in linea generale, poi andiamo a fare sull'amore. Allora, mettiamoci. Voglio mettere queste, scusate, devo prendere queste. Allora, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito, in linea generale. Cosa accade in questa settimana, in linea generale. Dieci di spade. La forza. E il 6 di coppe pure nell'altra stesa. Allora, sto 6 di coppe mi parla del fatto che qualcuno vuole riconnettere con te, chiederti perdono, una persona che conosci molto bene, tu hai recuperato le tue forze rispetto a una situazione andata male, con una chiusura di un rapporto, una situazione andata male in un rapporto, una persona che conosci bene o una persona, qua mi parlano di persone che conoscete bene col 6 di coppe, Vediamo un po' ancora. Sì, paggio di coppe, 4 di spade, chiarissime. Qua c'è una persona che ti manda un messaggio per riconnettere con te, una persona con cui c'è stato silenzio o no contact, e tu ti darai conto di questo e andrai con prudenza. Non so se rispondi subito a questo messaggio. Può essere anche il messaggio di vostro figlio o vostra figlia, ok? Una situazione proprio con cui avete combattuto, comunque sia una situazione che non è andata bene, diciamo. Vediamo un po', poi andiamo a vedere poi sull'amore che succede. Energia positiva per te. La torre, energia positiva per te.
La torre mi parla di un cambio per te, in positivo per te. Mm. 6 di spade, alcuni di voi se ne sono andate proprio da una situazione, diciamo che avete messo tanto ad allontanarvi da una situazione negativa e qua magari c'è una sollecitazione karmica da parte di questa persona da cui vi siete allontanate, di cui alcuni di voi non ne vogliono sapere. Sollecitazione karmica che cosa vuol dire? Un passato che ritorna per vedere se abbiamo imparato la lezione. In questo caso qual è la lezione? Mi merito di più. Poi decidete voi, ok? Fatto sta che arriva un cambio all'improvviso per voi. Vediamo a positivo. Vediamo. Alcuni di voi può essere una persona nuova, ve la prendete con calma e può essere un colpo di fulmine, qualcosa di inevitabile che arriva a livello amoroso, eh. Vediamo la carta negativa. L'imperatrice, tu vuoi di più e questa persona magari è stata più immatura rispetto a te. Vedi qua c'è la regina di denari, tu vuoi di più rispetto a una situazione insoddisfacente. Comunque adesso andiamo a vedere nella parte amorosa, ok? Perché qua mi parlano di questa situazione qui. Vediamo un po' cosa porta il 4 di, perché il 4 di spade? Vedi? Paggio di denari. Qua c'è un confronto con qualcuno, però tu vedi regina di spade vuoi di più. Alcuni di voi affrontano questa persona, sì, alcuni di voi la lasciano attendere, perché voi volete di più, non siete soddisfatti di questa persona qui. Alcuni di voi, una persona nuova, ve la prendete un po' con calma prima di rispondere o avere questa comunicazione, questo incontro, perché avete lasciato una situazione difficile da poco, ok? Comunque poi la andiamo a vedere sull'amore. Andiamo a vedere un'altra carta di queste. Cosa ti dice l'oracolo? Potere superiore, le parche e una nuova vita. Alcuni di voi hanno una nuova vita, ma qua c'è un ritorno del passato. Alcuni di voi non accettano questo ritorno, non gli danno possibilità, altre aspettano. E invece qua, rispetto a una persona nuova, qua ci può essere certamente una persona nuova. Non rispondi subito, secondo me, o ti prendi il tuo tempo, ok? Ragazze mie, che cos'è questa settimana? Andiamo a vedere adesso nell'amore. Allora, andiamo a vedere nello specifico nell'amore cosa accade in questa settimana, anzi metto prima la carta guida. Carta guida, cosa accade nell'amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocco viola. Carta guida, la torre, vedi? Momento di cambio. O è successo qualcosa di inevitabile. La torre mi parla di cambio, un cambio inevitabile che state vivendo o che può accadere in questa settimana o che avete già vissuto. Sì, si è chiuso qualcosa, via di 10 di spade. Avete rotto una situazione grossa qua e si sta, perché avete capito e capirete in questa settimana che volete di più. Interessante, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. E state pensando di rompere una situazione per alcuni di voi, vediamo un po'. Cosa succede in amore? Cosa succede in amore, le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante del fiocco viola? Sette di spade, sette di coppe. Voi non vi fidate di qualcuno, o avete perso un po' di fiducia, siete confuse, non sapete un po' cosa fare, non vi fidate di qualcuno, o pensate che vi stiano raccontando bugie, oppure un momento di confusione perché non vi fidate dell'altro fuori da voi. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 7 di coppe, 2 di denari, ruota della fortuna,
8 di bastoni, asso di denari. Io qua vedo che avete dei dubbi su qualcuno, o dubbi sull'amore, o proprio avete dubbi sull'amore, o dubbi su qualcuno. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede nell'amore in questa settimana alle mie ragazze e ai miei ragazzi? Energia attuale, 8 di spade. Qua vi vedo bloccate, o bloccati. Un po' di frustrazione, un po' di blocco c'è in questo momento. Come se non riuscite... c'è un po' di blocco. Vediamo al positivo. Positivo 9 di bastoni. 9 di bastoni mi parla che metterete dei limiti a qualcuno, al vostro positivo. Vediamo il blocco. 7 denari, perché siete stanchi di attendere. Siete stanchi di attendere, metterete limiti a qualcuno, c'è una situazione di blocco, avete perso la pazienza. O in una situazione, siete stanchi di attendere, vedete tutto bloccato e mettete dei limiti a qualcuno. Vediamo passato. C'è un re di spade, infatti. La temperanza. Io vedo che qua siete state molto pazienti con qualcuno che comunque non si dimostra ricettivo. Siete state molto pazienti qua nel recente passato con qualcuno, molto pazienti, disposte al dialogo, ma questa persona è inflessibile. E qua siete stanchi di attendere, state pensando, c'è un blocco, state pensando di mettere dei limiti. Vediamo che succede in questa settimana. 5 di spade, asso di bastoni, il cavaliere di denari. Allora, qua c'è un'opportunità, ok? C'è un'opportunità rispetto a qualcuno, però voi mettete dei limiti e ci andate piano. Quindi, sia che sia una persona che vi chiede un'opportunità, qua vi chiama, ok, se c'è no conta o c'è una situazione di blocco con questa persona, io qua vedo che c'è questa opportunità, questa cosa, c'è tensione tra te e questa persona, però avviene un'opportunità tra te e questa persona. Il Cavaliere di Denari mi parla di a poco vedere un po' che succede. Voi gliela date questa opportunità, però mettendo dei limiti, 9 di bastoni, cioè un po' per vedere un po' come si comporta, siete stanchi di attendere. Alla fine questa opportunità c'è, però mettete un po' dei limiti. Ok, c'è dopo il Cavaliere di Denari e il 6 di spade. Piano piano l'ha preso. Piano piano, voi mettete dei limiti a questa persona. E dei limiti perché questa persona può stare fuori, può stare a distanza, c'è questa opportunità, però intanto voi vedete che cosa succede dandogli comunque l'opportunità, mettendo però le vostre difese, i vostri limiti, cioè procedete a passi a poco con questa persona. A questo proprio per chi conosce questa persona qui, già da un po'. Invece, rispetto alle ragazze single, ai ragazzi single, io qua vedo che voi c'è questa opportunità 100%, stessa cosa, mettete un po' dei limiti, forse perché questa persona lavora fuori e quindi le situazioni possono, ci può essere comunicazione e questa opportunità, però ci possono essere delle situazioni che non avanzano proprio come vorreste voi perché o lavora fuori o siete voi che comunque mettete dei limiti per vedere un po' come va la cosa, ok? Andiamo a chiarirci le carte forti. Qua abbiamo i segni della Sagittario, ascendente Sagittario, Luna Venere in Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, ok? Andiamo a vedere. Cioè, alcuni di voi danno questa opportunità a questa persona, mettete dei limiti perché? Perché siete stanchi di attendere, state pensando di vedere che succede prima di prendere una decisione, che può essere una decisione drastica o state pensando, ok? Vediamo 8 di spade, 8 di spade, energia del presente. Ci andate caute, ecco, come ci diceva la prima carta, l'occhio del giorno, no? Prudenza e riflessione. 8 di spade, energia attuale, 5 di denari. Sì, qua vedo una situazione di blocco, questa persona non vi dà ciò che meritate, non vi dà ciò che voi desiderate, non vi fa sentire bene. E siete bloccati, state pensando che devo fare. Vediamo quel 9 di bastoni.
al positivo. 8 di denari. Io vedo che vi dedicate molto al vostro lavoro in questa settimana. Nel frattempo mettete dei limiti a questa persona, ma vi dedicate al vostro lavoro. Vedi il cambio? Sì, date questa opportunità, però vi dedicate al vostro lavoro. Al positivo avete che voi avete un lavoro da fare, vi dedicate al vostro lavoro e vedete le cose come vanno poi con questa persona. Ok. Vediamo questo 7 di denari al blocco. 5 di spade, siete stanchi di attendere, questa cosa vi pesa proprio, di attendere comunque. 5 di spade, 5 di spade, può essere questa persona sta lontana per lavoro, voi siete stanchi di attendere un'opportunità, questa opportunità questa volta c'è, però di nuovo poi si può ripresentare una situazione di un po' più di freddezza per allontanamento, siete stanchi di questa dinamica qui. Vediamo temperanza e re di spade. 4 di spade, vedi qua, per alcune è tutto fermo o la situazione è stata messa in pausa, voi ci avete provato, siete state collaborative, ma dall'altra parte no, ok? Vedi 6 di spade di nuovo, forse un allontanamento per lavoro o per altro. La situazione era ferma. Vediamo 5 di spade, questo 5 di spade, il mondo. Qua voi volete una nuova tappa di questa situazione che vi ha stancato. Asso di bastoni, asso di bastoni, asso di bastoni. Soprattutto perché in no contact c'è una chiamata qui, una chiamata, un'opportunità, assolutamente. Vediamo questo cavaliere di denari. Il 3 di spade. Voi ci andate caute, piano piano perché avete paura a soffrire di nuovo. L'opportunità c'è, ma andate caute perché non volete ripetere cicli dolorosi. Ok. Vediamo questo 6 di spade appeso, 6 di spade appeso, 6 di spade appeso, il 3 di coppe. Questa persona è possibile che lavori fuori o ci sia una distanza o c'è un blocco da parte di questa persona per lavoro o per distanza. Quindi c'è l'opportunità, poi la cosa, voi ci andate piano, se è una persona nuova per esempio, aspettate, vi dedicate al vostro lavoro, mettete le difese perché siete usciti da una situazione un po' difficile e poi vedete un po' cosa succede perché voi vi dovete fidare di nuovo dell'altro fuori da voi. E vedo che ci sono delle problematiche di natura di allontanamento per lavoro o altre situazioni che non riguardano l'amore ma altre circostanze, denaro, lavoro, famiglia, situazioni che appendono, ok? Se è una persona nuova. Se è una persona che già conoscete mi parla di una situazione simile, qua c'è l'opportunità ma subito dopo la situazione può andare lenta per motivi di nuovo di allontanamento per lavoro e quindi non ci si può incontrare o comunque c'è una distanza qui vedo. Un'altra carta, 6 di spade appeso, 4 di coppe, sì, diciamo che questa cosa che di nuovo c'è una situazione di distanza legata al lavoro, ad altre circostanze, vi può rendere un po' insoddisfatte. Vedi il lavoro, una persona occupata, 2 di denari, regina di spade, ok. Quindi la situazione qual è? E qua state valutando cosa dovete fare con una situazione. Se già conoscete una persona, vedo che c'è un blocco, voi mettete delle difese alte, vi dedicate al vostro lavoro, nel frattempo siete stanchi di aspettare un cambio da parte di questa persona. Qua arriva la comunicazione di questa persona, asso di bastoni ripetuta 2 volte. Poi cosa succede? Che voi mettete dei limiti, ci andate prudenti perché non volete di nuovo sbagliare o che insomma la situazione porti a farvi soffrire, insomma. Che cosa vedo qua? Che perché ci può essere un allontanamento di natura di nuovo lavorativa o altro. Va bene? Se è una persona nuova siete voi che andate caute e andate a vedere poi se vi potete fidare di questa persona oppure no. Ecco perché prudenza, perdono. Ok, andiamo a vedere cosa ti dice questa persona. Qua abbiamo anche i segni del pesce, ascendente pesci, luna Venere in pesci. Cosa ti dice questa persona? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona vuole un cambiamento con te, vorrà un cambiamento, vorrà che tu rappresenti, se una persona nuova, una persona proprio con cui
veramente vuole investire questa persona, ok. Andiamo a vedere ancora cos'altro ti dirà questa persona. Tu sei mia, tu sei mia. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Sono pazzo di te. Quindi se è una persona nuova voi ci andate caute, vedete se vi potete fidare di questa persona, vedete quello che fa. Se è una persona che già conoscete, qua c'è un'opportunità, soprattutto se c'era il no contact, nonostante voi siete stanchi di aspettare o di avere delle situazioni dove state perdendo la pazienza, di no contact, di mancanza di comunicazione, mancanza di intendimento, io vedo che qua c'è un intendimento a poco a poco. Questa persona si può di nuovo allontanare per questioni lavorative o questioni che riguardano altro dall'amore, ok? Per questa settimana. Andiamo a vedere cosa ci dice l'ultima carta dei Rider White. Due denari, vedi? Qua vedo una persona molto occupata sul piano lavorativo, o puoi essere tu anche che hai dei dubbi, che ti verranno acclarati, diciamo, questi dubbi o schiariti nel corso dei giorni. Vedi, qua c'è il sole. Fammi vedere perché i due denari. Il 9 di coppe. Allora, tu te la prendi molto tranquillamente, te la prendi con calma, sia che sia una persona nuova, sia che sia una persona che già conosci. Hai i tuoi dubbi, te la prendi con calma e poi quello che sarà si vedrà nel corso del tempo. Vedi gli amanti, affinché tu possa fare una scelta te la prendi con calma. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti dicono le carte del cuore. Anima gemella spirituale. Questa carta mi sta dicendo che molte di voi questa è un'anima gemella spirituale. Se è una persona nuova, per esempio, una persona che ti accompagnerà lungo il cammino, se è una persona che già conosci, spirituale, cosa vuol dire? Che non vi vedete magari in questi giorni, vi vedete più in là, cioè sentite soprattutto la connessione spirituale. Ok, ancora. Non sei pronto. Qua mi parlano o tu o questa persona non è pronta, e l'abbiamo visto anche qui rispetto a un incontro, rispetto a quello che può accadere, però ti è vicino a livello spirituale, a livello proprio sensoriale. E un'altra? Un'altra persona disturba la tua relazione. Allora, qua è possibile che voi vi siete date conto di qualcosa, che c'erano altre persone in mezzo, possono essere familiari, parenti, no, qua non vedo tradimenti, in queste carte che sono uscite. O è possibile che la situazione è stata disturbata da un'altra persona, oltre alla vostra storia, e questa situazione andrà a chiarirsi pian piano, ok? Oppure, al di là se c'è una persona o meno che ha disturbato, un'altra persona disturba la tua relazione, è sempre il tuo ego. È sempre il tuo ego che manifesta all'esterno anche altre persone, ma è sempre una questione interna. Dalle carte principali che sono uscite, questa è una settimana in cui ti chiedono riflessione, prudenza, il fatto che tu meriti più di quello che hai avuto fino a questo momento e perdonare te stessa perché non l'hai capito fino a questo momento, che vuol dire che l'altra persona fuori da te rispecchia un copione che tu gli dai costantemente. Nella misura in cui tu in questa settimana di anche riflessione con questa opportunità metti anche le tue difese, cioè ti dedichi al tuo lavoro, avrai modo di riflettere. Qual è la riflessione a cui giungi? Che è sempre stato il tuo ego che ti mette i bastoni tra le ruote, quindi per allinearti consapevolmente ai dettami della tua anima che vuole farti manifestare relazioni integre ed appaganti, prendi i provvedimenti. Ok? Mettiamocene un'altra di queste, cosa ti dicono queste altre? Amore, latte e miele, costruire palazzi, flessibilità. Guarda, sono carte molto belle queste oracolari, ti dicono che in questa settimana si mettono le basi per qualcosa di nuovo. Flessibilità, avrai anche davanti a te una persona che si rende più flessibile rispetto a delle situazioni che erano rigide in precedenza, ok? E quindi anche per le ragazze singolo, io qua vedo che c'è un momento meraviglioso di nuova opportunità. Ti chiedo di essere un po' più flessibile rispetto a situazioni dove tu sei stata più rigida, ok? Quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante della ciambella, la mettiamo qua
così si vede? Ok. E andiamo a vedere quali sono le energie che contrassegnano questa settimana per te, come implementare al meglio il tuo massimo successo quotidiano. Allora, partiamo con gli oracoli, le carte del domani. Ribadisco che le carte nuove che sto utilizzando le sto mettendo tutte sotto l'info box in descrizione per chi fosse interessato, comprensivo delle mie carte oracolo lui lei, dove acquistarle sotto all'info box in descrizione per chi lo desiderasse. Andiamo allora a vedere qual è l'energia che contraddistingue la terza variante in questa settimana, che va dal 19 al 25 febbraio con la luna piena in Vergine il 24. Vediamo. La nudità celata, mettere a nudo interiorità, introspezione personale. Qua vedo che quello che ti contraddistingue in questa settimana è essere più autentica possibile. Ti viene chiesta più autenticità possibile, cioè qua c'è proprio una donna, anche se sei un uomo, che viene messa a contatto con se stessa in questa settimana. Ti viene chiesto sia di essere più autentica possibile nelle circostanze della tua vita in questa settimana. Autenticità cosa vuol dire? Onestà, profonda onestà, senza maschere, senza orpelli, con te stessa. E questo ti permetterà di manifestare all'esterno delle situazioni autentiche. Oppure ci saranno all'esterno, fuori da te, delle situazioni che ti porteranno a manifestare questa tua onestà, questa tua integrità. Ok? Ok, adesso devo mettere un segnetto qua, se no YouTube mi oscura il video perché la donna è nuda. Ok, mettiamola così. Ok. Allora, andiamo a vedere adesso da quale altra energia è accompagnata questa prima carta. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli della magia. E spada, fai il cambio, spada, fai il cambio. Qua arriverà un cambio in questa settimana, un cambio, un punto e a capo. Qua c'è una donna con i capelli lunghi che si taglia i capelli corti. Cioè arriva un cambio in questa settimana che ha a che fare con la tua onestà. Essendo onesta con te stessa, essendo autentica, ti viene voglia di fare un cambio, cambiare anche la tua immagine allo specchio. Chi è lo specchio? Lo specchio fuori da te è la realtà esterna che ti specchia il cambiamento della tua interiorità fatta. Ok, quindi mi sta dicendo in questa settimana ci saranno delle situazioni che ti paleseranno un cambio esterno e ti viene anche suggerito di continuare a persistere un cambio interno. Il cambio interno ha alla base la tua integrità, la tua onestà con te stessa. E quindi anche lo specchio fuori, la realtà, ti proietterà questo tipo di, cioè le cose che ti capiteranno fuori avranno a che fare con questo cambio interno che ha a che fare con la tua nudità interiore. Cioè, sono onesta con me stessa, voglio essere così, in un certo modo. Ok, andiamo a vedere ancora da quale altra energia oracolare è accompagnata questa prima parte. Vediamo. La spada del mago, wow, devi avere fiducia nella tua magia. Qua mi dicono che si manifestano delle cose che volevi in questa settimana che hanno a che fare con un cambio che ha a che fare con la tua interezza interna. Devi avere fiducia nella tua magia. La spada del mago mi dice che avrai comunicazioni che paleseranno un cambio in varie aree della tua vita, relazionale, lavorativa o nelle tue aree della vita, va bene? La spada del mago suggerisce anche il potere dell'immaginazione, come vi insegno sempre, l'immaginazione crea la realtà e cura la tua interiorità. Crea la realtà nella misura in cui tu immagini la realtà come vuoi che sia, una determinata circostanza, una realtà, in me mago agere, lascio agire il mago, cioè il creatore che è in me, oltre all'immaginazione proferendo il verbo, la spada è il verbo. Io manifesto questo, io sono
io amo il mio sé superiore, è il mio sé superiore che guida i miei pensieri, le mie parole e le mie azioni. Quindi potere del verbo, immaginazione attiva. Mm? Ok. Ok, andiamo a vedere di cosa parla con i tarocchi questa energia. Ci mettiamo un attimo, la sposto, questa è qua, qua, e poi ci mettiamo quest'altra qua. Ok. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parla questa energia in linea generale e poi passiamo all'amore. Vediamo. Settimana che va dal 19 al 25 febbraio. Cosa accade in questa settimana? Cosa accade in questa settimana? 4 di denari, 4 di bastoni, 2 di coppe. Io qua vedo un incontro d'amore. 2 di denari, il 7 di coppe. Allora, per le ragazze single vedo più di un incontro con qualcuno. Mi parlano d'amore, mi parlano del recupero di una connessione, mi parlano comunque d'amore. Allora, mi stanno dicendo che una situazione, vedo un incontro dove far riavvivare la passione, vedo un incontro con qualcuno che può col 7 di coppe qui che mi parla proprio dell'immaginazione creativa dare luogo a nuove prospettive, quindi vedo un incontro d'amore che darà luogo a nuove prospettive. Se avevi dei dubbi rispetto a questo incontro non ce ne saranno più. Vedo un incontro d'amore che dà luogo a nuove prospettive. Vediamo un po' energia positiva. Energia positiva alla papessa, mi parlano di una verità che viene alla luce e soprattutto che ti farai guidare dalla tua intuizione. La tua intuizione, la tua saggezza ti guiderà. Ok? La tua saggezza, la tua intuizione ti guiderà, è anche una verità che viene alla luce. Vediamo il lato negativo. Paggio di spade, probabilmente un po' di mancanza di fiducia in qualcuno o in una situazione. Però ti dicono con la papessa al positivo, la tua intuizione rispetto a questa mancanza di fiducia o rispetto a una situazione ti guiderà la tua intuizione. Io qua vedo un incontro anche per chiarire dei dubbi riguardo a terze persone. La tua intuizione ti guiderà e ti apre nuove prospettive a livello relazionale. Sì, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Latte e miele. A dire il vero. È tempo di andare. Qua arriva un cambio a livello amoroso. Arriva un cambio a livello amoroso. Un cambio dove mi parlano di verità svelate. A dire il vero ti ho detto qua con la papessa una verità viene svelata. Ci sarà una verità svelata che porta a un cambio emozionale. Qualcuno ti confessa una verità che porta a un cambio emozionale. Ci sono nuove prospettive, va bene? Ok. Adesso andiamo di più nello specifico sull'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade nello specifico, ok? Sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno ancora. Vediamo un po', carta guida, cosa accade nell'amore in questa settimana, dal 19 al 25 febbraio. Cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante della ciambella. Cosa accade nell'amore? Carta guida. 10 di bastoni. 10 di bastoni parla di un'energia di stanchezza, di pesantezza, di sforzi. C'è una situazione che ti stanca o ha a che fare con sforzi eccessivi. Può trattarsi non solo d'amore, magari tu stai vivendo altre situazioni che sono un po' più difficili
di pesantezza, o può essere la tua persona di interesse che sta vivendo una situazione di pesantezza o di sforzo oltremodo, insomma. Il Papa mi parla di responsabilità, di situazioni che pesano, che riguardano responsabilità personali, lavorative, possono essere tue o della tua persona di interesse, se c'è la persona di interesse, o se no mi parla di una situazione di responsabilità pesanti qua, mi parlano di lavoro per alcune di voi, che sono altro dall'amore. Comunque, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito in questa settimana sull'amore. Allora, vediamo un po' cosa succede in amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante. Cosa ci racconta, cosa accade nell'amore in questa settimana? Comunicazioni dopo un fermo. 4 di spade, 8 di bastoni. L'energia dell'amore si muove di nuovo rispetto a una situazione di fermo. Vediamo energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'8 di bastoni, re di denari, l'imperatore, l'imperatrice, voilà, gli amanti, wow! Ragazzi, qua c'è una coppia di spessore, una coppia perfettamente sintonizzata, gli amanti, un amore voluto dal destino. Gli amanti, imperatrice, imperatore e il re di denari. Ci sono comunicazioni da parte di una persona che ha intenzioni molto serie con te. Forti segni Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Toro e Gemelli. Qua mi parlano che c'è un amore fortissimo con qualcuno, imperatore e imperatrice. E questa persona può essere stata impegnata per motivi lavorativi o una situazione di interessi personali. Però qua si sblocca una situazione pesante, O per le ragazze single arriva proprio una persona, quella persona lì. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede nell'amore in questa settimana? Qua c'è il mondo mi parla di cambio. Tu vuoi un cambio, una nuova tappa della tua vita si sta svolgendo rispetto a questa situazione di pesantezza. Mi parla di cambio, vediamo di cosa parla questo cambio, il positivo in amore, la giustizia. Arriva l'amore per diritto divino, arriva l'amore per diritto divino, arriva l'amore in questa settimana, la giustizia al positivo in amore. Un cambio in amore voluto dal destino a tuo favore. Porti il segno della bilancia, vediamo il blocco. 3 di bastoni, il blocco, mi parla di una distanza probabilmente, o di mancanze, o è possibile che tu vuoi un cambio rispetto a delle prospettive future che non vedevi in una relazione o nell'amore, non vedevi una persona alla tua altezza, non vedevi prospettive future. Vediamo il passato, qua c'è la morte, il sole. Qua io vedo che c'era una connessione molto bella con qualcuno che avete chiuso, non vedevate prospettive future. O c'è stato un cambio, una rottura con qualcuno in cui la connessione c'era il sole, però non vedevate prospettive future. O per una distanza o non vedevate prospettive. Vediamo un po' che succede qua, forte energia della morte, che è dello scorpione, del leone. Tutti arcani maggiori. Quando ci sono tanti arcani maggiori significa che il messaggio è importantissimo. Vediamo cosa succede qua in amore. Il 6 di coppe. La regina di bastoni. Il 5 di coppe. Io vi dico subito che una persona vuole... Il 6 di coppe mi è uscito a tutte e tre le stesse, incredibile. C'è una persona che vuole recuperare con te. 6 di coppe. Allora, per le ragazze che hanno già una persona in mente, qua c'è una persona con cui non vedevate prospettive future, con cui la cosa si è chiusa e qua vuole recuperare il rapporto e ti vedo, vuole recuperare il rapporto con te, è pendente da te, sta dietro proprio di te. Qua però abbiamo un 5 di coppe che mi parla di una sensazione di... Questa persona se la deve lavorare la cosa, però arriva proprio di spessore. Vediamo che c'è dopo il 5 di coppe.
il 3 di denari, però io vedo che c'è un intendersi, questa persona si deve lavorare la cosa e vedo che se la lavorerà bene perché c'è un intendersi e fare dei piani l'uno con l'altra, prospettive per il futuro. Può trattarsi di una persona che già conosci, con cui la cosa è chiusa, era chiusa, o comunque si è chiusa una situazione per mancanza di prospettive o distanza. Io qua vedo per giustizia divina, arriva questa persona, vuole recuperare la connessione con te, è pendente da te, è dietro di te proprio. E il 5 di coppe mi parla di una situazione difficile da risolvere, però questa persona se la deve lavorare e se la lavorerà con il 3 di denari, che è proprio energia di intendersi, fare dei piani insieme, venirsi incontro. Per le ragazze invece che non hanno una persona, ok, per le ragazze che non hanno una persona, qua c'è una persona che proprio sta pendente da te, è mandata dal destino. Io vedo che nonostante una sensazione di sconforto iniziale, perché magari non vedi prospettive con questa persona inizialmente, perché magari a distanza, non lo so, o non lo so, non vedi prospettive all'inizio, io vedo che questa persona invece, facendo dei piani con te, ti fa ricredere, ti fa ricredere. Wow, stesa potentissima questa, eh. Vediamo un po' il mondo. Quindi qua arriva un cambio, vedi? Un cambio e la manifestazione di questo, in quest'ambito. Vediamo il mondo. Il mondo, l'energia attuale con il mondo. Il 9 di spade. Qua ti vedo preoccupata perché questo cambio non arriva o non arrivava in amore o per una distanza che c'è con una persona. Con una persona usciti gli amanti. Sì, vedo che un cambio a livello amoroso non sta arrivando e ti vedo preoccupata per questo. O preoccupato. Vediamo la giustizia al positivo. La forza, energia di recupero. Mamma, quanti arcani maggiori. Allora, qua c'è l'amore che trionfa in questa settimana, energia di recupero, laddove questa è una persona che conosci del passato o una persona nuova. Per molte una persona che conoscete bene con cui la cosa si è chiusa. E c'era una bellissima energia iniziale. Magari di amicizia, voi non vedevate prospettive, quasi chiusa. C'è un recupero, la forza mi parla proprio di recuperare le forze, lottare per una connessione, per giustizia. Ok. Il 3 di bastoni al negativo, il paggio di spade, probabilmente c'era una distanza e voi non vi fidavate oppure non vedevate prospettive e non vi fidavate, non vi fidate inizialmente. Vediamo il sole e la morte. 8 di spade. Vi sentivate forse un po' frustrati in una connessione precedente, perché forse era solo amicizia, 3 di coppe. Oppure semplicemente qua arriva questa persona, se siete singolo per esempio, arriva questa persona, non sapete se avere prospettive con questa persona, vi vedo un po' sulla difensiva, oppure poi vi lasciate andare, oppure non vedevate prospettive con questa persona se già la conoscete perché c'era un'altra persona in mezzo, ma io vi dico che questa persona dà tutto per voi adesso, eh. Vediamo questo 6 di coppe. 6 di coppe. 6 di coppe. E forse non avete visto prospettive perché c'era un'altra persona in mezzo e voi siete rimaste molto male, ok? Vediamo 6 di coppe, il 6 di coppe. E l'imperatore, mamma mia, questa persona arriva per restare. L'imperatore ce l'avevamo già qui, guarda. Ok? Arriva per restare questa persona. Cioè, l'imperatore col 6 di coppe, io recupero la connessione sì o sì. Vediamo questa regina di, o comunque una persona nuova che arriva per restare, dalla forti fiamme anime gemelle qua, eh. Vediamo questa regina di bastoni, la ruota, arriva un cambio per te, un cambio amoroso proprio che ti vede protagonista, eh. 5 di coppe, 4 di coppe, questa persona se la deve lavorare. Se la deve lavorare e se la lavorerà bene, perché poi vedo intendimento da entrambe le parti. Perché vedo un'energia di rifiuto iniziale, ma questa persona se la lavorerà bene, eh.
tu sei addolorata e quindi perché magari c'è stato un rifiuto da parte di questa persona o comunque se la deve lavorare e se la lavora. Vediamo questo 3 di denari. L'appeso, sì. Io vedo che questa persona starà dietro di te, pendente a te. Sei tu che detti le regole. Ci possono essere delle situazioni lavorative qua che hanno ostacolato un po', che possono aver portato a una rottura, però vedo che ci sarà un intendersi l'uno con l'altra, parlare di questo per risolvere la cosa, ok? Che ti hanno portato anche a una sensazione di dolore, ok? Se invece è una persona nuova, io vedo che se la lavorerà questa cosa, aspettando i tuoi tempi e lotterà per te e tu lo vedrai e poi mi farete sapere. Forte energia del pesci. Vediamo un'altra su 3 di denari. La luna, sì, ci sono un po' di paure legate al ma io riesco a intendermi con questa persona, ho prospettive future. Ok, 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 poi vi lascerete andare perché ne vale la pena. Caspita! Wow, ok, andiamo a vedere l'ultima carta di Rider White. Asso di bastoni. Opportunità, opportunità, assolutamente sì. Assolutamente sì. Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Wow! Sto pensando di regalarti un anello. Sto pensando di regalarti un anello. Questa è una grande stesa, ragazze, ragazzi, una grandissima stesa. Abbiamo anche il segno dell'ariete qui. Cancro. Questa persona è proprio per diritto divino, giustizia divina, lotta per la connessione, te l'ho detto, eh. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Voglio fare l'amore con te. Beh, chiaro. Cos'altro ti dirà questa persona? Quanto vorrei le tue gambe ora. Niente, come un pazzo sta questo. Però qua c'è sostanza, eh? C'è proprio sostanza. Caspita, vediamo un po' che cosa ti dicono le carte del cuore. Relazione Salvatore Salvato. Questa è una Sole e Luna abbiamo qua. Anche qui Sole, l'ultima carta la Luna. Questa è una relazione dove entrambi avete potuto dove uno ha dato più dell'altro come croce rossina o croce rossino, va bene? E quindi vengono sanate queste dinamiche qui. Oppure qui si presenta una persona nuova dove avrai l'opportunità di trascendere questo tipo di relazione salvatore-salvato. Vedi, riguarda l'infanzia perché tu vali, tu meriti, ricordiamo che qui fai il cambio, questa carta significa che proprio arriva un cambio rispetto alla relazione salvatore-salvato, che è una relazione di codipendenza, no? Io ti salvo, tu mi devi essere devoto perché ti ho salvato e viceversa, questo è tutto a livello inconscio per chi viene dall'infanzia questa ferita karmica. Se una persona nuova avrai l'opportunità straordinaria di redimere, di trascendere questa attitudine, se una persona del passato o comunque che già conosci, viene trascesa questa dinamica. Ok, andiamoci a mettere un'altra carta di queste. No, di queste voglio, degli archetipi. Mistica, rivela un'unione intima con la divinità. Questa è una persona che vuole un'unione con te perché ha raggiunto una certa illuminazione e anche tu trascenderai le limitazioni relative a questo tipo di relazione perché sei in contatto con la tua divinità. Questa è una persona che ti vede come il tutto, te lo dico, l'avevamo imperatore e imperatrice. Un'altra, e infatti questa è una persona che ti fa godere a livelli altissimi. Edonista. Ispiri energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te. Questa è una persona che ti celebrerà in tutto il tuo splendore, te l'ho detto, è mandata dal destino. Questa è una stesa bomba, ragazze mie, bomba bombissima. Quindi io concludo qui, non ho altro da aggiungere, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.